Rieccoci qui, come vedete abbiamo fatto grandi modifiche. Allora, al posto della cinghia che slittava useremo questa catena di un certo spessore. Abbiamo eliminato le pulegge qui, abbiamo preparato dei pignoni, qui dentro ce n'è uno uguale a questo, è stato lavorato e modificato l'ingranaggio qui all'interno, quindi quelle due lì andranno via e monteremo questo. Parallelamente abbiamo creato uno short shifter per gli amanti delle automobili sportive. In realtà abbiamo semplicemente accorciato il movimento di quest'asta portando questa pallina da qui a praticamente, immaginate che sia qui, manca il pezzo da saldare per la lunghezza, da qui fino a qui in alto. Uno, perché ci serviva che fosse più in alto, secondo perché non abbiamo spazio di manovra in questo modo, quindi quando mettiamo la prima e quando mettiamo la retro, soprattutto la retro, abbiamo problemi di spazio. Facendo così, allungando tantissimo la distanza tra questa pallina e questa, probabilmente farà uno spostamento di 1-2 cm contro ai 7-8 che faceva prima. Quindi adesso dobbiamo rimontare insieme tutto quanto, trovare un posto per il leverismo del cambio, costruirci il castello per montare questo, sistemare il volante, rimontare il vericello in macchina, sistemare la lunghezza della catena, montare tutto quanto e pregare che sia la volta buona che riusciamo a girare il volante e a mettere le marce. Quindi avanti. Allora, stiamo già riscontrando i primi problemini. Questo va risaldato in maniera diversa, quindi quel tubicino lì, quello a metà, questo andrà spostato più o meno qui, perché dobbiamo dargli un'inclinazione diversa. E all'interno abbiamo altri inghippi, che è questo, praticamente l'ingranaggio, il pignone non passa giù dal buco, quindi dobbiamo aprire questa casettina per riuscire a farlo scendere, e poi ci sarà da vedere se ci sarà abbastanza spazio per fargli fare il giro alla catena. Poi magari qua vediamo di chiudere con qualcosa, perché gli spazi sono molto tirati. Allora, quindi smontiamo tutto ancora, allarghiamo e sistemiamo anche quello. Nel mentre abbiamo elaborato un po' il sistema del cambio, di modo che, vedete, mancano dei pezzi, in modo da riuscire a portarlo il più avanti possibile. Dopo ci sarà da vedere lì, quello lì è l'asticina del cambio, questa, di dargli una buona inclinazione, anche sfruttando quel giunto che c'è qui, in modo da farlo lavorare un po' bene. Verranno cambiate le marce 2 volte all'anno, però almeno quelle 2 volte che le cambiamo bene. Avanti. Allora, è montato, è già un successo, ve lo garantisco. Abbiamo giuntato tutto, ma adesso ci sono dei problemi. Allora, ho fatto un collegamento di fortuna, ho installato la molla che dovrebbe tenere in tensione la catena, quella lì, ma il problema è questo: quel pezzo qui di catena va in tensione, penso correttamente, l'altro invece è completamente molle. Cari amici, lo sconforto è impressionante. Abbiamo smontato tutto quanto e abbiamo optato per installare il vericello o qui sotto o qui di lato. Perché questa soluzione? Questo tubo da qui a qui è guidato, quindi è una parte rigida. Là sotto, che adesso provo a farvi vedere, quello lì, quella è gomma, ok? E quando noi proviamo a tirare, questo albero tende a piegarsi e insieme a lui si piega questo, quindi dissipa, diciamo così, fa un effetto molla, quindi smolla la catena perché cede lui e di conseguenza andrebbe guidata l'asta che scende. Avevamo pensato di usare
quei tondini qua che avevo fatto per la cinghia, ma verrebbe complicato perché vorrebbe dire saldarli, posizionarli qui con un'asta che scende per tenere ferma questa parte, ma risolverebbe in parte, perché alla fine lo fermiamo qui ma andrebbe fermato anche qui in alto, che sennò lui farebbe questo effetto, andrebbe a basculare su questo. Quindi lo piazzeremo, penso qua salderemo qua una camicia per portare questo tubo a questo diametro, sperando di averne in giro ancora un pochino, e che la vedo dura, e metteremo qua l'ingranaggio il più in basso possibile, perché qua andiamo in interferenza con il resto. Porteremo in qui la catena e probabilmente lo piazziamo qua o qui sotto. Comunque l'idea è quella, e devo dire che è veramente demoralizzante. Abbiamo aperto una voragine lì, un sacco di ore buttate via. Vabbè, niente, dai, vediamo di finirlo e di mettere su anche il cambio, perché qui ci va anche il cambio e anche il freno a mano. Dobbiamo fare anche il freno a mano oggi, perché sennò il cruscotto qui non lo iniziamo più. È tutta roba che va fatta prima e dobbiamo farlo, dobbiamo riuscirci. Quindi dai, sotto, smontiamo quello che serve e vediamo di rimontare di qua, dai, su. Come potete vedere dalla verniciatura, dalle saldature, abbiamo trovato finalmente la via. Adesso stiamo verniciando la piastra e ci vediamo non appena abbiamo montato il grosso, perché poi bisogna fare anche tutta la parte dei fine corsa e dell'elettronica, quindi piazzare tutta quella roba lì dentro in macchina. Ma andiamo per gradi. Cari amici, finalmente, alleluia. Allora, l'abbiamo collegato provvisorio, ma comunque col suo tastino. Allora, abbiamo installato questa piastra da 1 centimetro sulle sue viti originali per avere la corretta inclinazione del vericello sul piantone. Poi abbiamo incamiciato il piantone per riuscire a mettere l'ingranaggio che aveva questo diametro, e quindi abbiamo dovuto incamiciarlo. Abbiamo puntato tutto e l'abbiamo acceso. Funzionava perfettamente. Poi ovviamente vuoi non fare la prova di tenere fermo il volante e far girare il vericello? L'abbiamo fatta, abbiamo piegato questa staffa qui così. Vabbè, quindi da un lato è anche un bene che sia successo, almeno adesso abbiamo potuto sistemare. Abbiamo aggiunto questi 2 piantoni che vanno fin sotto il portavetro per dare rigidità a questo pezzo. Abbiamo fatto degli smussi, verniciato qualcosa, ma adesso va. Che non gira perché è disimpegnato, quindi lo inseriamo, un colpetto, e adesso dovrebbe... Il motore è assolutamente freddo perché è ridotto all'impossibile. Vedete, la catena è tirata, penso il giusto, torna ad avere elasticità perché gira sia in un senso che nell'altro. E alleluia, alleluia. Adesso il saldo definitivo qui dietro, ok, e qua sopra che manca. Fatto questo, partiamo col maledetto cambio e speriamo di non avere i problemi che abbiamo avuto qua. Ottimo, a presto. Come potete vedere abbiamo già posizionato la parte inferiore. Allora l'abbiamo puntata con il suo, diciamo, attrezzo vecchio, ok, come era fissata prima. Adesso faremo una piastra qui, una piastra lì, decidiamo qua se chiudere, ma vediamo dopo, magari stessa cosa qui,
e dopo monteremo la parte superiore con delle colonnette che scendono per andare a centrarsi. La macchina è già in folle e anche questo qua è in posizione di folle. Se tutto va bene, e questa qui è un'affermazione più grande di me, è una stupidata da fare, veramente semplice. Proviamo l'altra, montiamo e ci vediamo dopo. Ecco, come vedete è installato, mi manca da saldare la mezza sfera sotto ed è a posto. Ora ci mancano i bulloncini, i dadi, chiedo scusa, da 6 per avvitare tutto insieme, dopodiché salderemo tutto quanto qui davanti bene dove deve stare, per così e per così. Allora abbiamo finito tutto quanto, è saldato, puntato. Ovviamente c'è il problema che con questa leva corta mettere le marce è un po' difficoltoso, l'allungheremo di conseguenza fin dove riusciremo per avere maggior leva, gioco di parole. E archiviato questo discorso, quindi verranno fatte 4 piastre per chiudere e non far entrare lo sporco lì, verrà preso una cuffia, un qualcosa per che andrà ad abbracciarsi qua e al tubo per non far entrare sporco in questa pallina che originariamente era di plastica, adesso è diventata di ferro. E questo è a posto, e poi dobbiamo trovare il posto per il freno a mano. Useremo probabilmente il cavo che abbiamo smontato del vericello, che non so dove è finito, i rinvii che erano dentro in accessorio con il vericello, lo monteremo e vedete che più o meno 8 anni passati in un angolino si fanno sentire. Lo piazzeremo qui o di qui, dobbiamo vedere da dove arrivano i cavi da sotto, ma memoria è zona qui, e vediamo di farcelo stare, d'altronde serve. Finito questo, finalmente partiamo col cruscotto, archiviamo tutta questa follia e partiamo col cruscotto. Io vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie al vostro continuo supporto. Da qua è tutto, ciao a tutti.